La più affascinante storia dei Caraibi appartiene ad un'isola audace e disillusa che nonostante tutto ha fatto della felicità una prerogativa obbligatoria. Si tratta di una terra in cui il tempo ha abolito ogni tipo di coordinata, in cui tutto ricorda una realtà lontana dalla contemporaneità. Una terra che per questo ci invita continuamente a riflettere sul passato, scuotendo ogni barlume di consapevolezza storica. Una terra viva, solare, in cui si desidera poco perché si ha poco, ma che grazie anche al suo popolo umile è in grado di insegnarci tanto sul vivere leggeri. Forse la sua bellezza segreta è tutta qui, in questa sottovalutata filosofia di vita. Probabilmente la più bella lezione di questa meravigliosa isola chiamata Cuba. Il nostro viaggio inizia nell'estremo oriente cubano, nella genuina città di Holguín. Snobbata spesso dalle correnti turistiche, Holguín nasconde un'autenticità che attira i viaggiatori più curiosi. Seppur piccolina, regala scorci preziosi e può essere considerata una bella finestra sul mondo interiore cubano. L'inevitabile contatto con la storia passata è praticamente immediato. D'altronde c'era da aspettarselo, dato che ogni angolo a Cuba ospita monumenti che si rifanno continuamente all'indipendenza o alla più recente vittoria della rivoluzione. In Parque de las Flores, di fatto, è presente un impressionante murales di bronzo che racconta la storia della provincia di Holguín, dagli indigeni taino ai conquistadores spagnoli, dalla schiavitù fino all'indipendenza cubana. Altra storia cubana la ritroviamo nel silenzioso Parque Céspedes, chiamato così in onore appunto di uno degli eroi dell'indipendenza cubana, Carlos Manuel de Céspedes. Egli morì per mano dei conquistatori spagnoli dopo aver scritto la dichiarazione di indipendenza e tutt'oggi è fieramente ricordato in nomi di piazze, strade e sculture. La dimenticata iglesia di San José, costruita nel 1800 con gli sforzi della gente locale, fa da sfondo all'intero parco. La chiesa è nota per aver portato il primo orologio in città e quindi fu per molto tempo punto di riferimento per i locali. Altro parco che merita attenzione è Parque Calixto García, su cui sventola fiera la bandiera cubana. La piazza è circondata da antichi palazzi coloniali che fanno da contrasto alla gioventù in fila anche ore per una scheda internet, segno di come l'eco della globalizzazione sia ormai giunto anche qui. Holguín non ha molto da offrire, ma regala la possibilità di vedere una Cuba integra, spoglia delle sue caricature. E forse proprio per questo motivo la salutiamo portandoci dietro un ricordo sincero, sia dei volti incrociati che dell'ospitalità ricevuta. La nostra prima casa particulares si è rivelata un'esperienza incredibile e la gentilezza di Riccardo e Tamara ha confermato questo impatto emotivo. Per case particulares si intende la possibilità di essere ospitati in famiglie cubane che mettono a disposizione una propria stanza per i viaggiatori. Un modo ancora più bello per conoscere Cuba attraverso i racconti di chi la vive giorno per giorno. Il nostro viaggio prosegue verso sud, in direzione di una delle città più colorate di tutta l'isola, Santiago de Cuba.
vero e proprio miscuglio di culture ha dato vita a Santiago de Cuba, città in cui si percepiscono fortemente le coinvolgenti influenze afro-caraibiche. Incastrata in un paesaggio suggestivo tra la fitta Sierra Maestra e il mare cristallino dei Caraibi, Santiago è la seconda città più grande di tutta Cuba. Ed eccoci a Santiago de Cuba. La città è meravigliosa, il sole è stupendo, ma abbiamo già incontrato 3 Quinteros, quindi mi raccomando fate attenzione quando venite qua, ci vuole un po' di furbizia. I Quinteros sono in pratica cubani che cercano, senza molestarti alla fine più di tanto, di fregarti qualcosa, cioè un soldino, un cook, però alla fine sono veramente tranquilli. Tipo lui che ha provato a venderci rum locale. Il famoso rum di Santiago è il famoso rum Matusalén, di 15 anni. Uno dei parchi principali della città è Parque Céspedes. Il parco ospita un conflitto armonico di architetture e basta guardare ogni lato per notarle. Un magnifico palazzo neoclassico adorna il lato nord della piazza, mettendo in mostra il suo famoso balcone da cui Fidel Castro dichiarò la vittoria della rivoluzione, il 2 gennaio del 59. Ad ovest c'è l'edificio più antico di tutta Cuba, la casa di Diego Velázquez, in tipica architettura coloniale con forti influenze andaluse moresche. Immancabile poi in ogni piazza cubana è la chiesa. La Catedral de Nuestra Señora de Asunción, in perfetto stile neoclassico, fu costruita nel 1520. Tra le cose che vi consigliamo di vedere a Santiago c'è la torre della cattedrale principale della città. Per un cook si fa una scalinata un po' ripida, ma si arriva in questo balcone che apre su tutta Santiago ed è meravigliosa. Inoltre, dall'alto è possibile notare i variegati colori della città e a catturare la nostra attenzione sono soprattutto i tetti in terracotta del quartiere Tivoli. Le case in stile francese di Tivoli si mostrano con i loro colori scheggiati e opachi e la vita sembra essere vissuta più per strada che in casa. Il fascino periferico e nascosto di questo quartiere lo rendono sicuramente uno dei più affascinanti di tutta Santiago. Il cambio della guardia del cimitero Ifigenia è un momento veramente suggestivo che si ripete ogni mezz'ora. Questo cimitero è uno dei più importanti di tutta Cuba perché qui giacciono i resti di Fidel Castro e dell'eroe José Martí. L'imponente tomba di Martí presenta una gloriosa architettura dell'Art Nouveau. Il mausoleo è stato costruito in maniera tale che il sole illumini sempre i resti del poeta, situati al centro. La tomba del leader Máximo, invece, ostenta la sua semplicità e si presenta quasi scarna di maestose riconoscenze. Quella di Fidel sembra essere una riproduzione di un chicco di mais, poiché in una famosa frase lo stesso Martí sostenne che tutta la gloria del mondo si trovi in un chicco di mais. Quindi Fidel ha voluto omaggiare Martí in segno di gratitudine in quanto emblema dell'orgoglio del popolo cubano. Santiago è anche nota come capitale della rivoluzione, perché è stata teatro di eventi storici importanti. Tra questi ricordiamo l'attacco alla Moncada, uno dei più fallimentari colpi di Stato della storia. Fu proprio qui che nell'immortale 26 luglio 1953 100 rivoluzionari, guidati da un giovanissimo Fidel Castro, tentarono un vano attacco contro le truppe di Batista.
Come vedete sono rimasti ancora i proiettili e li lasciano appunto come segno della rivoluzione, di come la rivoluzione sia passata per Santiago, e tutta la parete è ricoperta di tutti questi proiettili ancora, è molto interessante. Il 26 luglio e l'attacco alla Moncada resteranno per sempre indelebili nella memoria dei cubani, perché è da quel momento che divenne sempre più vivo il fuoco della rivoluzione. Tappa finale ed obbligatoria qui a Santiago è il Castillo del Morro, a circa 10 minuti dalla città. L'inespugnabile fortezza è oggi patrimonio dell'UNESCO ed è citato come uno dei complessi di architettura ispanico-americana meglio conservati. Progettata dall'ingegnere italiano Antonelli nel 1600 contro gli attacchi dei pirati, la struttura fu completata solamente nel 1700, rendendosi dunque inutile in un lasso storico dove la pirateria era finita, trasformandosi quindi prima in prigione fino al 1960 e poi in splendido museo. Il Morro oggi resta una tappa fondamentale per capire la posizione strategica della Baia di Santiago. In questo scenario di naturale bellezza ci rendiamo conto di quanto sia facile innamorarsi di Cuba, la sua energia e vita che entra dentro prepotentemente. E farsi trascinare da questo torrente di emozioni è forse il miglior modo di ambientarsi, il miglior modo di iniziare.